Eccolo, è arrivato. Ciao, ciao, com'è? Tutto Tutto bene? a Ho, posto. ho- Siamo ho vivi. visto appunto tutto il tuo racconto di quello che è successo, di Minchia. quell'incidente disgraziato in bicicletta. Sì, mi sembra che quello che manca è proprio il buonsenso, il Sì, rispetto delle precedenze, vero? sì, 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 Soprattutto. no, lo volevo uccidere quello là, veramente. Anche, perché veramente era una cosa. Poi, cazzo, sono andato 3 volte al laboratorio di Omas qua, Catamarca. Cioè, credo sì, sono 3 volte. Cazzo, due quasi mi mettono sotto, non ho capito. A sto Pensa a punto te. vado a piedi a sto punto perché veramente no. Mi sembra che ti Sì, mi conviene. sto, mi sto organizzando per andare solo a piedi, però vabbè, sono mezz'ora ogni volta invece di 10 minuti. Vabbè, 20 minuti che ti salvano la vita. Veramente, sì. Non ho mai avuto così paura come in quel momento, ti giuro. Se cominciamo a parlare di politica allora a questo punto. Beh, oggi è il giorno delle elezioni. Magari, Oggi è il giorno delle elezioni qua in minchia, Argentina. veramente, c'è già casino, hai visto con le, come si dice? Con le votazioni, perché c'è il voto elettronico, il voto. Io non so se ce l'ho qua da qualche parte, c'è una bolletta di 1,15 m, 1,20 m. Pensa Cazzo, ma addirittura. è assurdo, sì. E no, è una roba così. Non so se fosse di una cosa di Juntos, quelli per il cambio, o di Unión por la Patria, l'altro partito, no? Sì, Sono due, adesso non cam- cioè No, ufficialismo e l'altro nome mi opposizione. sembra, no? Eh? Ufficialismo e Sì, opposizione. ufficialismo, opposizione, una o l'altra, però è lunghissima. No, una roba pazzesca. Non ho mai visto una. Beh, qua solo, perché in Italia non si fa sta roba qua. Cioè, tic No, in, tic, tuc tuc e basta. in Italia poi abbiamo una, vabbè, in Italia ci sono le leggi praticamente su tutto, però in Italia c'è proprio e questo è molto molto regolato, proprio nei minimi dettagli, cioè lo spazio che occupano le liste, come si Sì, nominano i candidati, cioè questo è molto, c'è una legislazione molto molto approfondita a riguardo. sì, e qua che dirti? Mi sembra che dipende dalla provincia anche un po', no? Sì, 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 Mm. qua loro lo chiamano sistema federale, praticamente ogni provincia fa a modo suo, in base alle proprie leggi. Io potrei votare, in quanto straniero, potrei votare alle elezioni locali, quelle a sindaco della città di Buenos Aires. Ah, ecco. Sono elezioni, per noi è facoltativo, in effetti io decido di non votare. Mhm. Lo so che secondo una veduta, secondo una nozione molto localista, qui in effetti per la popolazione, per i cittadini è obbligatorio votare. A molti non piace la scelta del non voto, io comunque non sono d'accordo col sistema elettorale, quindi sceglio di Sì, non votare. infatti, sì, 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 sì. Io invece, in teoria, non so se posso votare o no, non ho capito perché. In teoria Catamarca è tra quelle province che non lasciano votare, cioè che non hanno dato il voto agli stranieri, anche se con la residenza permanente. Poi mi hanno detto sì, ma io posso votare, era eh, una ragazza straniera, e ho dovuto fare una richiesta, tutte queste cose qua. Però boh, io a questo punto non so, dalle parti vedo di sì, Sì. dalle altre vedo di no, non ho capito neanche io. Però adesso sono qua da 9 anni e mezzo, credo che sono qua Non dal ricordo, 2017, credo 2013. che Ah, sto nel regolare. 2017 sei andato a Catamarca, però io mi ricordo che tu sei venuto in Argentina nel 2013. Io mi ricordo quando No, scrivevi sì, nei gruppi, mi 2013, esatto, ricordo, giusto. e quando Novembre. scrivevi nei gruppi Facebook, sì, sì, sì. Sì, ho vissuto tutto questo tempo senza poter votare, sto bene lo stesso tanto, beh, cosa cambia poi? Vabbè, cambia, vabbè, però sai,
fino a un Ma certo punto. guarda, probabilmente quello che succede qui a Buenos Aires è che l'iscrizione alle liste elettorali, quello che qua si chiama padrón electoral, nella città di Buenos Aires è automatico, tu non ti Sì, devi iscrivere esatto. appositamente. Probabilmente quello che succede a Catamarca è che l'iscrizione elettorale è volontaria, Ok. cioè tu ti iscrivi, se vuoi, ti iscrivi alle liste elettorali e dopo, se vuoi, vai a votare, Eh, una cosa così. sì, 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 sì. No, no, io non l'ho fatto. Poi me ne frega fino a un certo punto. Tanto vedo che qua funziona tutto per altre cose. Allora, sai, ci sono certe famiglie che possiedono tutto, c'è un sacco di, come si dice, differenza diciamo, se c'è un termine che va molto di moda ultimamente, tra la casta e, e la gente normale, c'è molta differenza. Ricordiamo che il termine casta qui in Argentina è stato importato da un candidato, quello che si dichiara antipolitica, quello che qua Sì, chiamano libertario, è stato sì, importato da lui, esatto, ma sì. noi in Italia il termine casta ce l'abbiamo da moltissimo tempo prima. Io mi ricordo proprio di un libro che si chiamava La casta, Ah, di sì, due giornalisti del Corriere della Sera, uno si chiamava Pansa e l'altro come si chiamava? Guarda, ce l'ho qui in casa, ce l'ho al piano di sì, sotto. sì, sì. Ah, Peccato che non ho avuto la prontezza di andare a prenderlo perché ho proprio il libro che si chiama La casta ed è un libro che avrà pensa. 15-20 anni. Ma io non mi ricordo che dei politici italiani parlassero di casta No, direttamente. O forse Grillo, no, no? no. I, Neanche. i giornalisti hanno cominciato a parlare di casta e Grillo dopo ha fatto il suo, il termine ha fatto suo, Ah, perché ecco. Grillo appunto si presentava come un movimento antipolitica. Infatti Ehm, io, Grillo e Milei li considero un po' due gemelli, diciamo. Cioè, sono molto simili sulle cose che fanno. Ovvio che questo di qua è un economista, ha studiato, fa delle... L'altro, scusa, ho capito, so che è genovese come te, ma è un pirla, secondo me. Guarda, è un po' una cosa da studiare il fatto che ci Sì, sono stati infatti. tanti politici Sì, genovesi o c'è comunque un problema. intellettuali già dall'epoca della, Sì, pensa sì, Mazzini, sì, pensa sì, sì, sì. Garibaldi, pensa che ne so, Mameli, vabbè, Mameli non era, era un musicista, no, no, era un poeta Mameli, no? Quello che ha scritto Quale? l'inno. Poi hanno fatto la Mameli? musica, sì, Goffredo Un Mameli, poeta. poeta. Era un poeta, sì. Un poeta ha scritto l'inno degli italiani. Poi anche l'inno, il canto degli italiani, anche che si chiama, non Sì. solo inno di Mameli. Sì. Eh, vabbè, adesso arriviamo anche a Grillo, che ha fatto... Grillo è un attore e ha saputo arrivare alle masse. Sì, sì. Però sì, questi sono un po'... Lei e Grillo, ma non so, li ho sempre visti simili. Poi non... Come, Bisogna vedere un come sì, come po'. Sì, proposte antipolitica, il Movimento 5 Stelle, quando ha fatto parte del governo in due occasioni, prima con la Lega, mm, dopo con il PD, però comunque è riuscito a far passare delle leggi che hanno ritagliato il numero di politici, il numero di quello sì, eh, esatto, sì. parlamentari e la storia degli stipendi, i bonus, Sì, i vitalizi, queste cose qua. Se vogliamo proprio riscattare il Movimento 5 Stelle, riconosciamo queste due per queste cose. cose qua, sì, esatto. Non sono molto d'accordo sul reddito di cittadinanza, ad esempio, personalmente, perché È lo vedo molto, molto, è molto una questione simile a quello molto che polemica. fanno qua con i piani sociali, ad esempio, che ti portano Sì, alla pigrizia, al non fare, a tutte queste cose qua, all'accomodarsi sugli allori, diciamo, ma tanto mi pagano, e no, chi condivido, paga? Capito? condivido in pieno anche perché io conosco dei casi concreti, di nuovo, non si può generalizzare, però No. eh,
so di gente che attorno ai 40 anni non ha mai avuto un lavoro in vita sua perché aspetta un aiuto, non è che aspetta un aiuto, vuole l'aiuto, vogliamo le opportunità, non ci danno le opportunità. Al posto di opportunità, levaci opportunità, metti soldi. La frase è più veritiera. Noi non vogliamo soldi. Ah, Se, ok. se magari ci fosse, credo che in effetti è proprio così, no? Che adesso chi non ha fatto un corso di aggiornamento, capacitazione, stanno levando il reddito di cittadinanza, ecco, questo mi sembra lo lascino poi veramente a chi magari ha un parente a carico, Secondo un me, familiare che disabile. veramente che ne abbia bisogno, no? Esattamente, Sì, 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 ma sì, sì, c'è da fare una pulizia. comunque Il sia, termine è brutto, fare pulizia è brutto, lo sì, so, è un bruttino come usiamo, termine, esatto. usiamo Però c'è una le cosa metafore. che io mi ricordo, che spero che non ci sia più, ma conoscendo un po' l'Italia e gli italiani è una cosa che forse è anche attuale, nel senso delle pensioni di invalidità fasulle. Tipo gente che senza una gamba, che andava a ballare in discoteca o queste cose qua, che gli I davano la finti pensione di ciechi che invalidità. andavano, Eh, finti ciechi che li beccavano in macchina, sì. Esatto, bravo, esatto, giusto, esatto. Che poi hanno fatto anche un film, Qualunque mente, concetto la qualunque, te lo ricordi? Sono a vedere tutte queste robe qua, e dico, no, non può essere, cazzo, veramente. Quale sarebbe il paragone tra Berlusconi e qualcuno di qua?